Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Oggi scopriremo qualcosa in più sulla camellia, la camellia japonica in particolare. La camellia japonica è una pianta sempreverde, splendida, acidofila, che può raggiungere a piena maturità i 4 metri di altezza. È molto longeva, veramente molto longeva ed è a crescita lenta. Il terreno sul quale deve crescere deve essere tenuto sempre ad umidità costante. Un terriccio acido, sciolto, molto ben drenato, con ghiaia, perlite. Come molte delle acidofile preferisce un'esposizione a mezz'ombra. La camellia japonica se a terra non ha bisogno di concimazione, invece se in vaso, una volta all'anno, non troppo, però concime specifico per acidofile ne beneficia. Per quanto riguarda la potatura invece ha bisogno solo di una potatura di formazione quando la pianta è giovane e naturalmente durante tutto l'anno della rimozione del secco, eventuali rami malati oppure rami antiestetici, cioè rami incrociati. La fioritura della camellia japonica è tardo invernale, come dicevamo, inizio primaverile, cioè da febbraio ad aprile. I colori sono bianco, come questa stupenda snowball che abbiamo noi, oppure rosa o degli splendidi rossi anche. Le camellie possono tranquillamente vegetare anche a 10 gradi sotto zero, quindi può anche essere tenuta fuori, purché in inverni molto rigidi venga pacciamata. Come moltiplicazione da seme. Chiaramente però da seme non è garantito che si ottenga lo stesso tipo di fioritura. Oppure da talea. C'è anche la margotta e l'innesto, ma la talea classica 8-10 cm di rami apicali e anche ramoscelli laterali messi in perlite e terriccio acido, oppure se usate la torba 50% torba, 50% di perlite, e tenuto ad umidità costante tra i 15 e i 25 gradi. Le camellie nate da seme fioriscono già dopo 3 anni. Hanno un altissimo tasso di germinabilità, anche se hanno una scorza molto dura, coriacea. Ottima soluzione per le camellie è anche tenerla in vaso, purché sul fondo ci siano materiale drenante, argilla espansa, cocci di vasi e il terriccio sia acido e naturalmente molto ben drenato, quindi con aggiunta di ghiaia fine e perlite. Per quanto riguarda invece le innaffiature, per tutto il periodo estivo va tenuta innaffiata. Si formeranno i boccioli, all'inizio dell'autunno si può piano piano rallentare le innaffiature per poi riprenderle nel periodo della fioritura, che è un periodo tardo invernale e all'inizio della primavera. Importante di sera, soprattutto nel periodo tardo primaverile ed estivo, tenere bagnate le foglie, se possibile con acqua piovana. Per concludere un po' di storia delle camellie, sono piante originarie del Giappone, della Cina, della Corea, che nel Settecento arrivarono in Europa, ma solo circa un secolo dopo, nel 1800, ebbero un successo folgorante in tutta Europa. E ricordate,
qualunque giorno sia, rendetelo bello.